questa sua conoscenza del cinema a tutto campo che riporta nelle sue opere e si vede benissimo. Quindi anche per questo è per tutti ed è un cinema che, come dicevo prima, è ancora secondo me troppo poco conosciuto, perché il suo cinema è proprio una dimostrazione di un regista animatore che sa fare il suo lavoro e sfrutta tutte le sue conoscenze mettendole in ogni suo film, con la tecnica dell'animazione che purtroppo viene sempre un po' bisfrattata. C'è una domanda fuori campo dal pubblico. E allora perché è così poco conosciuto però ad oggi anche Con? E perché tutti tipo vedono Nolan e fanno guarda la sequenza dell'albergo che fa flup e invece è Paprika? Perché nessuno sa che Nolan ha copiato quella scena? Beh, allora diciamo, io ho detto che è ancora troppo poco conosciuto. Nonostante questo, soprattutto come dicevo dopo la sua morte, ora è diventato molto famoso. È vero. Azzardo a dire che dovrebbe essere uno dei più conosciuti. Però, nonostante questo, la sua fama comunque non è poca. Okay. Poi c'è anche quella cosa di Inception, non so se vuoi dire qualcosa tu. Magari quando parliamo di Paprika. Ok. Però effettivamente, anche riprendendo Perfect Blue, vedetevi Aronofsky, il Cigno Nero è ripreso da Perfect Blue. C'è proprio una sequenza, quella della vasca da bagno che... No, quella è in Requiem for a Dream. Però il Cigno Nero, la storia del Cigno Nero, sì, già dalla storia. è Perfect Blue. Sono due capolavori incredibili. Vabbè, io amo Aronofsky, quindi... Però, guarda, secondo me, provo a darti una risposta anche io. Secondo me non è così tanto conosciuto per un motivo molto semplice. Gli anime sono esplosi in quel periodo, nel periodo Con, perché tipo Death Note e compagnia cantante sono dei... Cioè, gli anime, almeno anche fuori dal Giappone, sono andati molto forte dalla fine degli anni 2000. Sì, quindi 2010, 2010-2020. E secondo me hanno un po' subissato un po' l'industria giapponese animata, nel senso... È ovvio che un film di Demon Slayer che ti fa i miliardi, però è un film ripreso dall'anime, dal manga, eccetera. Un film di Kon, che è un film autoriale, autoconclusivo, che consiglia bene un film, secondo me, è meno ricercato dal pubblico. Con tutto che Kon comunque è famoso, nel senso, almeno Perfect Blue e Paprika soprattutto, Paprika anche qui in Italia. Sì. Poi ne parliamo sicuramente dopo, però sono famosi. Però ad esempio, Millennium Actress, di cui abbiamo già parlato, è un film molto per il Giappone, perché parla dell'evoluzione cinematografica giapponese. E da noi magari potrebbe essere visto un po' in modo meno interessato, soprattutto perché ad esempio Millennium Actress parla, c'è anche il discorso sul terremoto, che è il terremoto un po' cioè nel senso che indica un po' la fine di un percorso, perché è la distruzione, però che può portare a un qualcosa di nuovo, cioè poi vabbè, illazioni su quel terremoto. Però diciamo che sì, è presente tutto questo, ma comunque, perché poi dall'esterno può sembrare altro, non c'è però una chiusura magari solo per i giapponesi. No, anzi per niente. Perché sono film che parlano molte lingue, no? Perfect Blue è un film universale. Universale, cioè, ok, parla del Giappone con le idol, ma è universale. Ma anche, che ne so, cioè ad esempio, secondo me Millennium Actress è il film di cui parliamo adesso, che è Tokyo Godfathers, che è il film subito dopo Millennium Actress. Sì. Anche quello, secondo me, magari viene visto, vabbè, si parla di, appunto, Tokyo Godfathers, di questi barboni, questi clochard giapponesi di Tokyo, quindi vuole parlare di quello. Però, cioè, se noi andiamo a vedere con... ha una quantità, come hai già detto tu bene prima, di rimandi al cinema internazionale, cioè Fellini, che poi lo vedremo molto di più con Paprika, De Palma, io ho azzardato anche Scorsese. Sì, assolutamente. Soprattutto forse in questo. Anzi, perché questi comunque sono esempi tutti di alto livello, no? Già con Tokyo Godfathers abbiamo innanzitutto l'adattamento di un romanzo, ma poi sembra un po' un film, sembra un reboot, sembra un film già uscito, no? Questo film natalizio di questi tre personaggi che hanno tutti e tre dei passati oscuri e brutti, ma che troveranno l'unione e anche, se vogliamo, un po' la redenzione con la scoperta di questo quarto personaggio che li legherà, perché ovviamente la storia è la storia di tre personaggi: un uomo che ha lasciato la propria famiglia, una ragazza scappata di casa, una teenager scappata di casa, e una travestita, una drag queen, anche questa una drag queen, 1000 anni avanti, esatto, che hanno perso praticamente tutto nella loro vita e che sono estremamente pessimisti. La cosa forte di questo film è che Kon non ha paura di raccontare quelli che sono i lati più brutti del Giappone, che magari non è quel Giappone da cartolina, no? Sì, ma è un Giappone... Noi vediamo un po' tutti, alla fine ce lo immaginiamo i ciliegi in fiore, sì, invece lui te lo ambienta a Natale, sotto la neve, con tre clochard che per vivere praticamente fanno le peggio cose,
E ti mette tutto, però, Esatto. cioè ti mette sia le cose belle che le cose brutte, ma questo film è bello proprio perché ci sono le cose È brutte. vero. E è un film che è pieno di amore, questo io Sì. l'ho sempre detto parlando di questo film, ma è un amore non sdolcinato, non finto, è quell'amore vero che si trova in personaggi veri che sono delle persone, e questa cosa si percepisce tantissimo in questo film. Anche perché poi vai a prendere tre crociarde che trovano questo bambino e la prima cosa che pensano è: ma sì dai, proviamo a riportarlo ai genitori. C'è chi pensa magari ci danno una ricompensa, chi semplicemente lo vuole fare perché lo vuole fare. C'è anche la rappresentazione un po' della famiglia disfunzionale giapponese, ma quanto sono disfunzionali loro e quanto sono meglio di una famiglia normale loro. Esatto. Perché la drag queen e la madre, Jin, che è l'unico personaggio di cui mi ricordo il nome, è il padre alcolizzato, e la ragazzina che ha 16 anni, 18 anni, è la bambina del gruppo, cioè, e funzionano bene. E non solo funziona bene perché a lui non interessa farti vedere i barboni, che bello, però sono brave persone, eccetera. No, cioè vivono comunque nelle tende, vivono nei parchi di Tokyo. Consiglio la lettura di Homunculus per Sì, capire meglio questa cosa in modo molto più cattivo, tra virgolette. Però ti fa vedere proprio il fallimento della società giapponese. Cioè, Jin è un ex impiegato giapponese che non ce la fa più, alcolizzato. La drag queen è dovuta scappare perché lavorava in un strip club. strip club. E ha picchiato un cliente perché la prendeva in giro. E la ragazza poi però si scoprirà molto più avanti del perché è scappata dalla famiglia. Però tendenzialmente c'è Satoshi Kon quindi prende tre personaggi improponibili e ti fa vedere come effettivamente invece loro possono avere una famiglia migliore rispetto a una famiglia. Senza utilizzare degli escamotage che non hanno senso, hanno tutti perfettamente senso e sono sia coerenti che Esatto. veri soprattutto. Perché poi sono fuori dalla società giapponese. Cioè non sono interni nel meccanismo giapponese di cui ad esempio Jin c'è un momento in cui lo pestano a sangue perché è un barbone, fine, non è che c'è un motivo logico. I ragazzi giapponesi lo pestano a sangue perché è un barbone. Ok, però allo stesso tempo, come dicevi tu, è anche un film sull'amore perché ha questi momenti oscuri, ma non arriva mai a un perfect blue, cioè non arriva mai a quel tipo di cattiveria. Diciamo è il film più dolce Sì. che ha fatto, è più, Te la fa assaporare, te la fa assaporare. perché c'hai vero. paura. Sì, è sempre con, però diciamo che rispetto ai suoi altri film è il film, se vogliamo, un po' più classico, che però non abbandona quella sua anche, quel suo modo di affrontare la realtà con il sogno e l'illusione, anche perché poi alla fine si vedranno sempre cose un po' surreali, Sì. come per esempio i palazzi che parlano. L'onirico in Con c'è sempre. Cioè, nel senso, in Perfect Blue è fortissimo. In Millennium Actress l'onirico è rientrare nei film che lei faceva, pensando invece nel momento in cui lei li sta rivivendo, ma come personaggio, ma come attrice e anche come persona. Esatto. Quindi qui sì, c'è, ma anche perché appunto è una storia di Natale dolcissima che è irrealissima. E però, esatto, qui diciamo questo aggancio l'ho fatto anche perché andiamo a parare al film che è forse più fuori di cervello che Paprika. ha fatto. Proprio Paprika, che anche, non so se adesso lo è ancora, ma quantomeno prima era il suo più famoso. Sì, credo di sì. Credo per due motivi sia il più famoso. Uno lo leggo all'Italia, perché è un film estremamente felliniano. Quindi da noi e in Europa credo sia andato molto 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 bene. Il secondo è perché, come diceva Federico prima, Nolan con Inception non si è inventato niente. E l'ha detto anni dopo la morte di Gon, che lui ha preso para la Sì, sequenza. diciamo che Il furbone, come dice Federico. Inception, quando uscì Inception, Con era ancora vivo. E Paprika era uscito un anno prima. Quindi era letteralmente ha copiato proprio delle sequenze. Che non c'è nulla di male in copiare, ragazzi. Tarantino ruba da una parte e un'altra e fa dei capolavori. Il cinema è anche Però un po' ammettilo. questo, Sì. prendere un puzzle che si mescola sempre, però diciamo che se vengono dichiarate delle cose sarebbe un po' meglio, ecco, anche per Sì. dare un po' di prestigio a Con già da prima, per dargli più conoscenza al pubblico. Ma no? anche perché Con non è Scorsese, nel senso Scorsese lo conoscono tutti. Con è un regista che sì lo conoscono in tanti, ma è più di nicchia È molto rispetto a un Nolan che non è un regista di nicchia. Però vabbè, Paprika. Di cosa parla? Ma Domanda molto difficile. si può dire Allora, la trama di Paprika la trama di Paprika. è Allora, tosta. penso che per una volta ci può venire in aiuto il titolo italiano, che è Sognando un sogno, se non Sì, ricordo Paprika male, sognando un sogno. che per una mezza volta può avere un pochettino di Può avere un senso. pochettino senso, perché sai, alcune volte si dice a un certo punto il film parte con delle cose che non si capiscono. Qui già da subito vediamo questa dimensione non reale che si mischia con la realtà, quindi è per questo che è complicato solamente dire la trama, questo per far capire a chi proprio non conosce il film, ma
oramai lo conoscono No, tutti, è Paprika. Paprika penso, sì, insieme a Perfect Blue abbiamo detto è uno dei più famosi. Cioè, di che parla? Vogliamo dare un riassunto. In Giappone è stato creato l'SD Mini, se non ricordo male. Questo strumento, poi sicuramente vi metterò il nome, l'aggeggio qui Foto. meglio, foto, eccetera. È un aggeggio, fondamentalmente uno strumento per entrare e studiare i sogni delle persone. In questo modo sarebbe utilizzato a livello psicologico per cercare di dare un senso e capire meglio come funziona la psiche umana. Il problema qual è? È che in Paprika ne sono stati creati 2 o 3 di prototipi, ma la paura è che effettivamente uno strumento così potente possa cadere in mani sbagliate, che poi è quello che Esatto, succede esatto. Poi all'inizio. anche proprio per il fatto che il sogno come concetto è un qualcosa di enorme, un qualcosa di non misurabile, quindi già che ci sia uno strumento che lo controlla, non misurabile, dice tanto di questo film. Poi parlando proprio della trama, mi è venuto in mente un altro film che si chiama Strawberry Mansion, che tratta sempre il tema del sogno con questa strumentalizzazione di un oggetto che è in grado di controllarli. Quindi che non ci sia stata magari anche qua un'ispirazione, ma può essere, Allora, che questo comunque la strumentalizzazione del sogno è anche frequente, diciamo. certo, come- ma questo è un film fortemente cyberpunk. Molto, Anche perché sì. c'è un cyberspazio vero e proprio, c'è un casco per la realtà virtuale, perché alla fine lo strumento utilizzato in Paprika è quello, cioè Con c'era arrivato anni prima a quello che facciamo noi adesso, perché se Sì. ci pensiamo sono passati sono passati 20 anni da Sì. Paprika e ci siamo terribilmente vicino al mondo di Paprika, non a tutto quello che succede, Allora, sì, però a un'idea di un prototipo ci siamo vicini. diciamo che lui un po' in tutti i suoi film prevede delle cose, Sì. no? Con Paprika questo, Perfect Blue già diciamo, anticipa un po' il concetto dei social, di internet, no? E poi questa cosa si vedrà in un contenuto maggiore anche in Paranoia Agent. Lì sarebbe veramente da parlarne in 10 Però, ore. sì, in Paprika diciamo che anticipa un po' questo concetto, un po' un visionario se vogliamo con... E poi diciamo felliniano, comunque molto onirico, perché c'è la protagonista appunto Paprika, che è questa ragazza dai capelli rossi, che è interessante pure vedere il personaggio in sé come evolve durante il film, Sì. che è una sorta di dottoressa dei sogni. Lei si muove, e un'altra cosa interessante che riprende da Perfect Blue è l'utilizzo di internet. Perché Sì. in Perfect Blue c'è la stanza di Mima, che è questo blog dello stalker di Mima. Qui c'è proprio entrare praticamente in questo, non so, un blog, un sito internet in cui c'è proprio Paprika che ti spiega i tuoi sogni. Quindi Esatto. anche con lì Era molto anni e avanti, anni prima sì. aveva capito come funzionava internet. Il problema di Paprika è che ci sarebbe veramente troppo da parlarne. Cioè a livello... Anche tutto il discorso sui sogni a livello di montaggio, l'abbiamo già detto prima, le follie che fa Con, anche tutti i film da cui riprende, anche a livello... È Cioè, pieno di citazioni. è un film puramente visivo, nel senso Sì. non ti vuole spiegare niente. No. Cioè, deve essere onirico, ti deve spiegare guardando, deve essere felliniano perché È un po' un viaggio. è un viaggio. Felliniano soprattutto per quanto riguarda tutta la parte, quella con l'enorme folla di sogni che si muovono. Ed è un film che io credo che qui, a livello tecnico, a livello di disegno, Con è il capolavoro. Sì, poi una cosa del genere vista al cinema è un qualcosa che amplifica ancora di più, no? Perché noi vediamo i colori anche molto, no? In questo film, Sì. il montaggio, come dicevi, e proprio la struttura della storia fanno sì che è come un viaggio un po' psichedelico, quindi rapisce proprio lo spettatore. E anche qui lui mette tantissimo la metacinematografia perché... E forse a me impressiona il fatto che l'ultimo film lui mette... Intanto il personaggio a un certo punto ti spiega campo contro campo, le sequenze, eccetera. Ma il finale, senza fare spoiler, c'è un personaggio che entra al cinema, va a vedere un film, che è importantissima la sequenza del perché va al cinema, e ci sono 3 film, che sono i 3 film di Gon. E a me questa cosa mette impressione perché questo è l'ultimo film di Gon che è uscito, perché doveva uscire un altro, ma non ce l'ha fatta lui No. tra cancro e tutto, quindi abbiamo soltanto, non mi ricordo neanche come si chiama, ma era un film che lui diceva era un road movie per i robot, non Sì. con i robot, ma per i robot, quindi chissà che stava a tirare fuori quell'uomo. Un film che sicuramente sarebbe stato molto molto bello, però per un film di Con serve Con al 100% Sì, non puoi in fare. ogni campo e non solo nella scrittura e nell'animazione, quindi era impossibile concluderlo. È come perché- Berserk. Sì. Cioè, morto Miura, nel senso, cioè, sappiamo quel finale, non facciamo spoiler, perché Federico lo sta leggendo, non facciamo spoiler, però nel senso, sono andati avanti, sì, ma non c'è Miura. Quindi Sì, io diciamo non so la come la mancanza voleva lui. dell'autore, soprattutto quando è così fondamentale, importante nelle proprie opere, si sente. Poi in realtà ci sarebbe da parlare, che abbiamo già detto prima, di Paranoia Agent, ma
la serie che si distanzia un po' dai film, questa è una serie, però L'unica. come anche qui se fossero no, tanti film, perché gli episodi sono un po' scollegati dal fatto che ognuno ha dei personaggi differenti che parlano della propria paranoia, questo è un po' per spiegare la trama a grandi linee, però sono comunque collegati dalla macro storia, che è la storia di questa ragazza. Sì, che di questa illustratrice, se non mi ricordo Sì, male. di questa Che poi illustratrice. effettivamente il vero protagonista è Shonen Batto. Shonen Bat, sì, è vero, che questa persona che commette inizialmente questi crimini a determinati soggetti in preda all'ansia, alla paranoia, ma è, diciamo, la sua figura è tutto un mistero che si scoprirà alla fine. Sì, perché poi la cosa interessante, magari diciamo questo di Paranoia Agent, è che è una detective stories, come tutti i film di Gon. Sì, Perché anche dove non ci sono detective. Esatto, cioè comunque sono sempre detective story perché bisogna trovare o una verità o risalire a qualcosa e c'è ovunque. Però forse Paranoia Agent, anche per il fatto che è una serie, forse è il vero capolavoro di Gon. Sì, sì, poi è molto più oscuro, Mamma molto mia. più ansiogeno, tratta dei temi anche qui della società, del Giappone, ma non solo, e lo fa senza quella vergogna, senza quel mettere le mani avanti. No, non gli interessa proprio, ti fa vedere ogni persona della società giapponese nel suo bene, nel suo male, nel suo schifo, ma è anche violenta perché nel senso Golden Bat comunque Shonen Bat, viene sempre Golden Bat. Shonen Bat quando colpisce forte. C'è questa mazza dorata semidistrutta di questo, è praticamente questo ragazzino vestito proprio da tipo ragazzino con i rollerblade e il cappellino, con questa mazza dorata che prende ammazzate la gente, ma gli spacca il cranio Sì, proprio, è sì, violentissima come cosa. Diciamo che un po' in tutti i suoi film, ma soprattutto in Paranoia Agent, non c'è un po'. Non si trattiene mai. No, Cioè, se non c'è ne da frega far niente. vedere qualcosa di Lo fa. violento, per fortuna lo mostra proprio per la sua trasparenza nel messaggio. Il problema sarà il fatto che noi non sappiamo mai cosa avrebbe potuto fare Gon. Cioè, ad esempio, proprio per chiudere, io lo vedo un po' come il Kubrick dell'animazione, nel senso Gon ha una linea sua, però ogni film è diverso. Tratta Sì. un argomento diverso, ha anche generi diversi, perché Perfect Blue è un thriller psicologico, e Millennium Actress è un dramma, È un dramma storico, e come fondamentalmente. dicevi tu, sono tutti film che nonostante siano ben collocati nel loro tempo, rimangono dei film immortali che non invecchiano. Quindi anche qui, come i film di Kubrick, e quindi un po' ci mancherà questa cosa, soprattutto perché è stato di ispirazione per tantissimi Grandi, registi, esatto, e ancora continua ad esserlo. Quindi, che dire, se non recuperatevi tutto di Satoshi Kon, magari andate a vedere Millennium Actress al cinema se potete. Piccolo consiglio, forse Paranoia Agent io la lascerei per ultima. Sì, forse Proprio, perché è la somma, cioè tutto quello che Kon porta l'ha messo lì dentro. Quindi che dire, purtroppo è stata pesante come puntata perché si è parlato di un regista che manca veramente molto, tanto sì. e che come ha detto Giuliano ha influenzato tanto. E nulla, noi speriamo che esca qualche nuovo regista giapponese, ce n'è qualcuno interessante ma che Sì, ce ne sono. possa... Lo stesso Yuasa, per Iwasa, esempio. magari faremo qualche altra puntata anche Sì. su di loro. Magari. E quindi nulla, siamo stati contenti di avervi portato questa storia perché secondo noi Con deve essere conosciuto da quante più persone possibile. Noi ci vediamo a un prossimo video e speriamo che questa lunghissima chiacchierata su Con vi sia piaciuta e alla prossima.